ancora non ci siamo, Oggi roviniamo e friggiamo all'estremo questa Harley Benton. Ragazzi, guardate questa scatola, qui dentro c'è l'anello con il diamante per mia moglie, mentre questa è una chitarra Harley Benton dello stesso valore, 2000 euro. 2000 euro! Ora, so che sembra assurdo, ma sto pensando di fare qualcosa che potrebbe essere il regalo più bello della mia vita. O il più romantico. In realtà vi devo dire, non so se darglielo o meno, perché quello che ho in mente potrebbe cambiare per sempre questa chitarra. Ma prima di rivelarvi cosa ho fatto esattamente, vi voglio far vedere l'incredibile trasformazione di questo kit Harley Benton da 99 euro in uno strumento da 2000. E alla fine capirete perché un diamante è per sempre. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi voglio farvi vedere cosa succede quando prendi un kit economico da 99 euro e lo modifichi con componenti top di gamma. Il problema di noi chitarristi è uno solo: cerchiamo sempre lo strumento perfetto, quello che ci faccia suonare meglio, quello che ci rappresenti davvero. Ho speso 2000 euro per trasformare una chitarra da 99 in qualcosa di unico. Sembrava una follia totale, ma quello che è successo nelle mani di due artigiani italiani ha superato ogni mia aspettativa. Questa che vedete finalmente nelle mie mani è l'upgrade definitivo di una chitarra nata dal kit grezzo Harley Benton e che vi ho mostrato qualche settimana fa in un altro video. Se non l'avete visto, mi raccomando, vi lascio il link qui sopra, andatelo a vedere. Questa chitarra è soprannominata la Telecaster Special 004 ed è passata attraverso le mani di due professionisti: il mio liutaio di fiducia Fabio Cotta e Giordano di Airfried, che ha fritto la chitarra invecchiandola con una verniciatura e un relic a regola d'arte. E il risultato estetico è notevole, l'effetto wow quando la suoni è sorprendente, ma sotto quel look invecchiato si nascondevano tutti i limiti dei componenti economici del kit Harley Benton originale. Per cui con Fabio e Giordano ci siamo fatti una domanda: è possibile portare questa Harley Benton ad un livello professionale senza nulla invidiare a chitarre custom? È bastato un colpo d'occhio e una stretta di mano per iniziare subito questa nuova sfida. E voi ragazzi, avete mai trasformato uno strumento? E soprattutto, come vi siete sentiti? Scrivetelo con un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. I componenti premium che useremo sono impressionanti: pickup Lorlar Vintage T per quel suono classico Telecaster, meccaniche Gotoh autobloccanti per la stabilità dell'accordatura, tutto l'hardware dorato e un battipenna madreperlato a 4 strati. Ragazzi, vi dico subito che ogni singolo pickup e il ponte costano più del kit intero, ma è anche qui che si fa la differenza tra una chitarra economica e uno strumento professionale. Ma prima di andare nel laboratorio di Fabio e di Giordano, vi ricordo che trovate tutti i link ad ogni prodotto in descrizione. Ragazzi, siamo nel laboratorio di Fabio che, dopo aver preso in mano lo strumento, inizia subito a individuare gli interventi da fare. Come dice Fabio, la base strutturale c'è, ma il capotasto di plastica è il primo nemico da abbattere. La plastica è porosa e questo significa perdita di sustain. È vero che sul mercato ci sono dei capotasti blasonati di plastica e di resina che funzionano molto molto bene, però è vero pure che quando l'osso è selezionato, sì, è un osso di qualità, è superiore alla resina. Per fare una prova basterebbe avere due capotasti vicini e lanciarli su un pezzo di vetro o su un piano di marmo e sentire la risposta in frequenza che arriva, e lì uno si rende subito conto che la plastica spara verso le alte frequenze, e mentre invece un capotasto di osso rimane più medioso, più naturale. Sicuramente c'è un upgrade apprezzabile. Ma c'è anche un altro problema strutturale: il ponte attuale è montato in superficie e le corde non passano attraverso il corpo. Fabio spiega che sul nuovo ponte Gotoh dorato dovremo forare il corpo per far passare le corde. Adesso abbiamo scelto l'installazione di questo tipo di ponte che ci consente il passaggio delle corde attraverso il corpo, e questa cosa l'abbiamo scelta
perché sicuramente si aggiungono delle frequenze e un maggior sustain allo strumento. Il Ponte Godot fa parte della serie Luxury Heart. Come vedete è molto sobrio, direi poco eccentrico, ed è completamente in ottone con viti e molle in acciaio. Ma ecco ragazzi che arriva subito la doccia fredda solo per il setup iniziale, la sostituzione del capotasto, i fori nel corpo per far passare le corde e la preparazione per i nuovi componenti servono circa 400 euro. 4 volte il costo del kit originale e non abbiamo ancora considerato pick-up e meccaniche. Ma oramai siamo in ballo e dobbiamo suonare! La prima sfida tecnica infatti è costruire il capotasto in osso. Fabio parte da un blocco grezzo di osso di mucca selezionato e la realizzazione è fatta completamente a mano. Vado dal mio macellaio di fiducia con la Santi Carni e mi faccio dare la parte terminale, la gamba della mucca, selezionata intanto nel colore. Qualora io ritrovassi dei difetti, io prendo e le butto e uso soltanto quelle veramente compatte, dense, che le posso verificare contro luce che siano veramente compatte. A questo punto possono diventare un capotasto di qualità. L'osso inizialmente viene bollito per parecchie ore e infine viene asciugato al sole per circa 15 giorni. L'osso ha una densità 4 volte superiore alla plastica, un dettaglio chiave per avere maggior sustain e risonanza, e questo significa che le vibrazioni si trasmetteranno direttamente al manico invece di essere assorbite. Fabio con una precisione maniacale lima ogni solco a decimi di millimetro e sa bene che un errore in questa fase potrebbe compromettere l'action e l'intonazione su tutto il manico. Adesso la procedura prevede una sorta di squadratura, quindi diciamo la cosa più importante è che la parte che va all'interno dello slot insomma sia veramente a 90 gradi, perfetta. E adesso torniamo in macchina, riferimento da 12 e andiamo a vedere se sicuri che non sia un compound. 12. E tutto il processo dall'osso grezzo al capotasto finito dura circa 3 ore. E ora capite perché realizzare e installare un capotasto in osso vero costi così tanto. Lo step successivo è l'installazione del Ponte Godot. Non è un'operazione semplicissima. Prima infatti di praticare i 6 fori nel corpo per far passare le corde attraverso il legno devi fare una serie di calcoli e si aiuta con squadra e righello. Ma perché è importante che le corde passino nel body? Sicuramente si aggiungono delle frequenze e un maggior sustain allo strumento. Fabio con molta accortezza prende le misure e poi inizia a lavorare con la fresa, con il trapano a colonna, proprio perché qui serve una grande precisione chirurgica. Il trapano normale infatti non basta e ogni millimetro sbagliato significa rovinare completamente la chitarra. Ma attenzione, perché se anche un solo foro risulta fuori di 1 millimetro, le corde non si allineeranno correttamente sui pick-up e l'intenuazione andrà a farsi benedire. Il processo quindi richiede circa 40 minuti per fare questi 6 fori, con Fabio che controlla continuamente con il calibro digitale che la profondità sia uniforme. Alla fine vengono inserite poi le boccole passacorde sempre della Godot. E siamo giunti quindi al primo test. La chitarra da spenta con le corde nuove rivela già una trasformazione incredibile. Fabio pizzica il mi basso e la nota risuona per svariati secondi, molti di più rispetto al capotasto originale in plastica, e questa ragazzi è una cosa incredibile. Ora però serve qualcuno che sappia trasformare questa precisione tecnica in vera arte. Ragazzi, ma torniamo al diamante, che dite? Glielo do a mia moglie? O ci farò qualcos'altro? Ve lo dirò solo alla fine del video. Ora andiamo da Airfried. Ragazzi, siamo nel laboratorio di Giordano e guardate come osserva la chitarra. Non la esamina come un tecnico che deve riparare qualcosa, ma come un artista davanti a una tela bianca. Giordano mi spiega che il suo lavoro non è solo invecchiare una chitarra, ma creare una vera e propria opera d'arte, con un'anima quindi, spesso anche in maniera eccentrica. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi roviniamo e friggiamo all'estremo questa Harley Benton. Tutto il processo di verniciatura di Relic potete vederlo nel primo video, e ora il suo compito sarà installare tutto il nuovo hardware partendo dal battipenna e dalla schermatura del body. Scegliamo del nastro ramato della Harley Benton che servirà per isolare bene i body da eventuali interferenze. Faremo una schermatura perché dovrà essere utilizzata in contesti live molto rumorosi a livello di luci e impianto elettrico, e quindi mettendo questo un po' attutiremo l'effetto negativo delle luci e di tutto ciò che circonda
il mondo musica. Il nuovo battipenna madreperlato a 4 strati crea però una complicazione. La forma infatti è diversa da quella del kit originale e alcune parti del corpo che prima erano coperte dal battipenna ora sono visibili. E queste zone saltano subito all'occhio contro il resto della chitarra già invecchiata. Giordano quindi deve adattare il battipenna in alcuni punti e invecchiare anche alcune aree scoperte per mantenere una coerenza estetica. Ma prima di procedere con il relic aggiuntivo montiamo tutti i componenti premium. Iniziamo infatti dal pick-up, a mio avviso uno dei migliori kit per Telecaster, i Lollar Vintage T al manico e al ponte. Questi pick-up hanno un aspetto e un suono completamente diverso dai pick-up economici del kit originali. I magneti infatti Alnico 5 e gli avvolgimenti fatti a mano promettono quel suono classico Telecaster che ha fatto la storia. Per quanto riguarda l'elettronica abbiamo preso il kit Lollar cablato a mano con componenti premium e condensatore Orange Drop. Su mia esplicita richiesta gli amici di Lollar hanno installato la cover dorata sul pick-up al manico ed hanno aggiunto il terzo cavo per permettere di installare il loro kit a 4 posizioni invece del classico a 3. Questo ci darà ancora più versatilità timbrica, potendo mettere i due pick-up non solo in parallelo ma anche in serie, e sarà come avere un humbucker. E ora lo sentiremo. I due potenziometri CTS da 250k controllano il volume e il tono e vengono coperti da due manopole Gold della Gotoh che hanno superato veramente le mie aspettative. Sono perfette al tatto e molto belle visivamente. Il jack è uno Switchcraft e per montarlo usiamo sempre una piastrina dorata. E ora inizia la vera magia del relic. Giordano usa delle tecniche specifiche che chiama frittura e che vi ho mostrato nel video precedente. Ogni segno ha una logica, una storia da raccontare. Il lavoro professionale di Giordano costa circa 600 euro, ma il risultato parla da solo. A poche settimane infatti dalla realizzazione sono già visibili quelle venature sulla vernice, quel cracking che visto da vicino ha il suo fascino. Simo? Sì, ho una sorpresa per te. Stasera te la porto. Sì, ciao. E infine l'installazione delle meccaniche Gotoh autobloccanti richiede precisione millimetrica. Ho scelto questo modello per la grandissima qualità e affidabilità della casa giapponese e per il look vintage in stile Fender. Da anni infatti uso delle meccaniche autobloccanti che cambiano completamente la stabilità dell'accordatura perché fermano le corde dall'interno senza dover fare giri multipli intorno all'alberino. I fori esistenti da 10 però richiedono l'impiego di boccole per adattarle alla paletta. Ragazzi, il contrasto finale secondo me è sorprendente. L'hardware completamente dorato e lucente contro il corpo invecchiato Lake Placid Blue crea un effetto visivo che non troverete in nessun negozio. Questa fusione infatti tra vecchio e nuovo, tra usurato e luccicante, rompe gli schemi estetici tradizionali. Il risultato è uno strumento che ha già una personalità forte prima ancora di essere suonato. E la trasformazione estetica quindi è quasi completata, manca solo un elemento per trasformare la Telecaster Deluxe 004 nella nuova versione Luxury House Nun. E questo elemento potrebbe essere in questa scatola. Il capotasto in osso e il ponte completamente in ottone trasforma la risposta della chitarra dando più corpo e sustain. Ma la vera magia arriva con i pick-up Lollar Vintage T. In prima posizione il pick-up al ponte sprigiona quel twang tagliente che ti fa sentire nel Texas. Nella seconda posizione i due pick-up in parallelo danno quella morbidezza perfetta che accarezza l'anima nei passaggi più melodici. Nella terza posizione abbiamo solo il pick-up al manico che è caldo e avvolgente per i fraseggi blues che ti portano dritto sulle sponde del Mississippi. Nella quarta
posizione in alto, entrambi i pick-up sono in serie per un suono pieno che ricorda un humbucker e quindi perfetto per il rock e gli assoli più energici. Ogni posizione racconta quindi una storia diversa, la versatilità di questa chitarra è impressionante, può passare dal blues più tradizionale al rock alternativo senza alcuna limitazione e la stabilità dell'accordatura, delle meccaniche Godot è perfetta anche subito dopo bend estremi. E ragazzi, lì dietro c'è la 52 reissue che a livello di suono sono vicinissime, ma c'è un dettaglio che solo la Luxury ha. Questa non è una chitarra, è la mia chitarra. Ho seguito infatti ogni fase della trasformazione, ho scelto ogni singolo componente e ho visto nascere ogni dettaglio. Il legame quindi emotivo che si è creato attraverso questo processo non ha prezzo. Ma ragazzi, arriva anche il momento della verità. Dopo averla portata da Fabio per il setup finale, la domanda è: tutto questo lavoro artistico e tecnico si traduce in un miglioramento sonoro? Abbiamo creato un capolavoro sprecato 2000 euro. Eccoci quindi al momento della verità con la chitarra finalmente nelle mie mani. Ma facciamo prima i conti. Siamo partiti dal kit Harley Benton dal prezzo di 99 euro. Il lavoro di luteria 400 euro, il relic artistico di Giordano e il montaggio dell'hardware 600 euro e la ciliegina sulla torta è questa splendida tracolla in pelle prodotta da Bambuca, è il modello nativo che si sposa perfettamente con il colore della chitarra. L'ho scelta perché è una tracolla 100% made in Italy, è realizzata a mano in Toscana e include anche un comodissimo portaplettri. Costo circa 80 euro. Ho usato gli strap lock della Fender, la serie Infinity, e siamo aggiunti a un costo totale di circa 2000 euro. La stessa cifra di quella Telecaster 52 reissue americana che vedete lì dietro. Ma manca solo una cosa per rendere questo strumento mio per sempre. Alessà, ricordati che un diamante è per sempre. Ed ora dovrò inventarmi una scusa plausibile da raccontare a mia moglie. Anzi, se avete qualche dritta, scrivetelo nei commenti che ovviamente leggerò. Torniamo quindi alla domanda iniziale. Vale la pena spendere 2000 euro per trasformare un kit da 99? Questa chitarra non esiste in nessun catalogo, in nessun negozio, è irripetibile per definizione. Il risultato supera ogni aspettativa, ma c'è una lezione ancora più importante che voglio condividere con voi. Il vero valore di uno strumento è la storia che porti con te, non solo i componenti utilizzati. La personalizzazione è un investimento, prima di tutto, nell'unicità e non solo nel suono. Questa esperienza mi ha insegnato che il rapporto con lo strumento cambia quando partecipi alla sua creazione e se l'operazione è fatta con degli amici come Fabio Cotta e Giordano di Airfried, lo strumento acquista ancora più valore. Vi lascio i loro contatti in descrizione e se volete approfondire questo argomento non dimenticate di guardare il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!